per gli amanti del marchio di questo grandioso produttore che si chiama Laika, e guarda caso il titolo Testimone di un secolo, per Bolis Edizioni a cura di Alessandro Pasi. Questo libro per gli estimatori del marchio è una bella chicca, raccoglie in maniera ordinata e con degli scatti che sono tra i più celebri da una parte ma anche i più belli fra tutti, quello che è passato attraverso i corpi camera e gli obiettivi di questo grande marchio che, non dimentichiamolo, ha inventato quello che oggi è il piccolo formato, il 24x36, altrimenti detto formato Laika. Guarda un po' che razza di sconvolgimento ha creato questa azienda, questo produttore. C'è una prefazione di Gianni Berengo Gardin che non è certo l'ultimo arrivato. Un libro con la sua copertina, abbiamo detto Bolis Edizioni, con una copertina elegante, come vedete è scavata da questo, solcata da questo leggendario marchio. Per il resto non c'è un uso insomma così spasmodico di carta elegante nella controcopertina, però invece troviamo una carta interessante quando cominciamo a sfogliare il libro, una carta satinata di media grammatura, possiamo dire, ma molto valida nella riproduzione delle immagini, che alla fin fine è quello che interessa a noi. Si inizia con una citazione di, guarda caso, proprio Henri Cartier-Bresson. Che cos'è la fotografia? È cogliere l'attimo, mettere sulla stessa linea l'occhio, la testa e il cuore. Non dimentichiamolo, ha riassunto veramente con poche righe quello che è effettivamente la fotografia. E si comincia in maniera un po', perdonate il mio, questo è il mio parere, si intende personale, in maniera un po' caotica, assemblando questi scatti senza cornice bianca, messi tutti insieme uno dietro l'altro, ma sono così noti, così famosi, ed è un omaggio proprio a questo grande artista. Ancora un pochettino di ringraziamenti, la prefazione che è quella di Gardin, come abbiamo detto, e adesso si comincia con un sommario che spiega anche quelle che sono le tappe, quindi il regesto dei vari modelli. Anche in questo caso trovo utile il libro, lo trovo utile anche perché richiama, attraverso questi grandi capitoli, richiama tutto ciò che è nato ed è sorto a corollario di questo grande marchio come pubblicazioni, ad esempio, ma soprattutto lo schematizza così: come è nata una stella. Una seconda parte riguarda il debutto in società, e qui sapete che grandissimi personaggi hanno tenuto in mano una Leica. Poi la Leica va alla guerra. Certo, anche il tempo di guerra ha avuto per semi-protagonista questa macchina fotografica. La rinascita sofferta, l'apoteosi e l'orgoglio. E poi, in maniera anche forse un po' pretenziosa, se vogliamo, da qui all'eternità. Ernst Leitz Bernstein. Ok, come è nata una stella, io vado veloce per mostrarvi semplicemente che c'è un po' di narrazione storica che deve esserci assolutamente e che credo per gli appassionati sia di indubbio interesse, fino a quando arriviamo a mostrare, a vedere il laboratorio, quello che era allora un laboratorio, i primi esemplari di obiettivo. Chi insomma come sottoscritto conosce un po' gli otturatori, gli schemi ottici, non può che esaltarsi nel vedere quello che è stato il processo, lo sviluppo che da un corpo camera così elementare, se vogliamo, con un mirino, quello che troviamo ancora oggi definito sport, cioè una cornice, né più né meno, è arrivata poi alla Leica che conosciamo tutti. Ed eccole qua le prime foto, non ve le mostro tutte, ma per ogni modello ci sono, guardate, degli ampi riferimenti e delle fotografie che sono impresse nella storia, personaggi. Questo per esempio, sì, insomma, poi vi invito a leggerlo, questo è fuori discussione. Oscar Barnack posa con la nuova vettura negli anni 30 all'apice del successo della sua Leica. Sì, anche questa è la storia di qualcuno. Questa invece è l'ombra dello Zeppelin. Insomma, è un libro che non parla solo di Leica, ma parla anche di storia, come le Olimpiadi. Vi faccio vedere un paio di scatti che senza dubbio conoscerete, ma che sono di una modernità ancora oggi insuperata, perché a fotografare questo tipo, per esempio, di
oggetti. Sì, oggi è facile, poi col digitale ci abbiamo provato tutti, però era meno facile nel 1926, non l'aveva fatto ancora nessuno. Non solo, poteva apparire quasi una scelta azzardata, stranissima, ma così come le foto di Bresson, che raccontava dei momenti tanto comuni e tanto banali, se vogliamo, che però grazie al suo tocco, alla sua fantasia, al suo genio di impostare l'inquadratura, di cogliere proprio quel momento, divengono poi così famosi. Più ci spingiamo nei nostri tempi, insomma in tempi più recenti, più ritroviamo immagini che senza dubbio ci ricordano anche uno stile, un modo di vedere. Questa non so se la riconoscete, se avete capito che si tratta niente poco di meno che Sua Maestà, infatti Sua Maestà la laica, ma in realtà è la regina d'Inghilterra che la tiene in mano, e poi i modelli fino per esempio alle grandi fotografie dei grandi personaggi che sono entrate nella storia, insomma sono immagini scattate con una Leica. Forse c'era solo quella tra le migliori, tra le più pratiche, forse sarà il caso, però davvero la storia, qui siamo al 1971, la storia è passata attraverso questi corpi camera, questi obiettivi straordinari. Siamo arrivati nel 71 alla Leica M5, una Leica M5 che Mario De Blasi dalla Terra alla Luna. Insomma, è vero che ha passato un po' tutta la storia recente della nostra società fino a quando arriva il colore, e allora da qui all'eternità. Questa è l'ultima parte, con grandi personaggi, come potete vedere, grandi obiettivi, grandi fotocamere, grandi momenti immortalati. Ecco, a proposito, uno dei personaggi che a me è più caro in assoluto, che è Madre Teresa di Calcutta. C'è anche lei nella storia di Leica, questa grande, immensa figura che ha attraversato il nostro secolo. E proprio su Madre Teresa, allora dai, vi saluto, vi lascio con questo libro che è interessante, un bel libro che si sfoglia anche velocemente e racconta delle cose che secondo me vale la pena conoscere. Ciao a tutti amici e alla prossima!